Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi esploriamo le energie per tutto il nuovo anno, il 2022. Divideremo l'anno in tre parti di 4 mesi ciascuno e vedremo le energie generali e i dettagli con i tarocchi. Prima di iniziare però voglio invitarvi, se vi piace questo video, a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. In questo modo mi aiutate anche a sostenere il canale e a produrre nuovi video con i tarocchi. Bene, abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima con il quarzo citrino dorato, la seconda con il quarzo di rocca e la terza con l'ametista. Potete fermare il video un momento per scegliere con calma, seguendo il vostro istinto, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video direttamente alla parte che avete scelto, che descrive la variante che avete scelto. Bene, e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella del quarzo citrino dorato, e vediamo subito le energie generali per tutto il 2022. E abbiamo l'energia del dio Vulcano. Sapete che il dio Vulcano era il dio che lavorava il ferro in una fucina piena di fuoco, appunto, e quindi richiama, come indica il titolo della carta, il nome della carta, richiama il concetto di distruzione, cioè come Vulcano scioglieva il metallo, così questo è un anno per voi di togliere, di eliminare dalla vostra vita elementi inutili che non vi fanno più bene, però per poter appunto creare qualcosa di nuovo più in linea con il vostro essere, soprattutto più utili per voi, come appunto faceva Vulcano, ovvero creava dal metallo liquefatto una spada, un oggetto di metallo, una coppa, ehm, una statua di metallo. E quindi è un periodo, il 2022, un anno in generale che vi vedrà occupati nel trasformare la vostra vita, crearla più in sintonia con le vostre necessità. Questo potrebbe appunto necessitare un lavoro di epurazione di situazioni, persone o eventi che non sono più utili per voi, che hanno finito la loro funzione nella vostra vita. Vediamo adesso i dettagli con le altre carte. Ho diviso appunto l'anno in tre quadrimestri. Vediamo innanzitutto il primo, che va appunto da gennaio ad aprile, e abbiamo la carta del possente guerriero dell'aria. È una carta di disappunto, di delusione, di senso un po' di non farcela. Magari avete degli obiettivi molto alti e ancora vi sentite delusi per non averli ancora raggiunti, quindi ancora in questo quadrimestre avrete un po' questo senso di disappunto. Vediamo adesso però i dettagli con i tarocchi. E abbiamo il 5 di bastoni, l'8 di bastoni e la torre, che un po' richiama il concetto di Vulcano, quello un po' di fare tabula rasa. Sì, effettivamente il primo quadrimestre vi vede molto ehm, impegnati in discussioni, probabilmente non solo con voi stessi, no? Solitamente uno un po' parla a se stesso e ha idee contraddittorie, non
quelle situazioni in cui non si sa bene da che parte andare, però in questo caso vedo che c'è proprio una discussione con delle persone accanto a voi che fa un po' precipitare gli eventi e probabilmente per molti di voi si creerà una specie di rottura di queste relazioni. Perché appunto vi sentirete un po' delusi dalle altre persone. Per altri questa torre può indicare un cambiamento di idea, un togliere pensieri, sovrastrutture mentali che vi danneggiano. Ehm, Probabilmente per alcuni di voi appunto questo senso di delusione, questo senso di non farcela, di non raggiungere magari degli obiettivi che avete, vi porterà alla fine di questo quadrimestre a cambiare strategia totalmente, mm, cambiare appunto percorso e quindi eliminare anche una serie di sovrastrutture mentali che magari vi limitano. Però direi che in generale diciamo il significato che potrebbe appunto riguardare la maggior parte di voi è appunto che ci sia una discussione con delle persone o con una persona, delle attività da fare insieme a questa persona che però appunto vi porta a una delusione e che quindi precipita gli eventi e ha una specie di discussione molto accesa, anche una rottura in alcuni casi. Vediamo adesso il secondo quadrimestre che quindi va da maggio ad agosto e abbiamo il messaggero della Terra, che è una carta molto positiva che indica cambiamenti positivi che stanno arrivando nella vostra vita e che riguardano proprio fattori materiali, no? Quindi cambiamenti non soltanto di idee, ma in questo caso proprio cambiamenti materiali nella vostra quotidianità, cambiamenti tangibili che potrete vedere e che quindi sono soprattutto positivi perché il messaggio della Terra solitamente appunto indica un cambiamento positivo. Vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo il 3 di spade, l'asso di spade e l'otto di coppe. Sembra proprio che nel secondo quadrimestre un dolore che avete dentro di voi, una ferita, una delusione che potrebbe essere appunto riferita al periodo passato, quella che abbiamo appena visto, scomparirà perché voi prendete proprio la decisione di andare oltre, di focalizzarvi su voi stessi, di non di cambiare proprio strada, di andare verso una direzione nuova, più congeniale a voi. Infatti l'asso di spade indica proprio una decisione, una chiarezza mentale, cristallina, una presa di posizione molto volitiva da parte vostra e l'otto di coppe indica proprio l'andare verso una direzione che vi è più congeniale, lasciare situazioni che non vi sono più utili, che vi danno solo dei problemi. Quindi vedo un periodo molto collegato a quello precedente, dove appunto questo sentimento di delusione viene trasformato in una fase molto più propositiva, dove appunto decidete di focalizzarvi su voi stessi, di non pensare più a delusioni che si sono appunto manifestate, soprattutto a livello mentale nel primo quadrimestre, però proprio prende una direzione diversa, migliore e più utile per voi. Vediamo adesso il terzo quadrimestre, che quindi va da settembre a dicembre, e abbiamo la regina delle messi dell'acqua. Questo è un periodo di
di sogni ad occhi aperti, di fantasie, e quindi volendo anche di serenità, però appunto un po' poco concreto ancora. È più che altro appunto parla proprio questa carta di sogni, di sogni ad occhi aperti, che quindi però devono essere concretizzati in azioni e piani precisi. Vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo il 2 di bastoni, il 10 di denari e la carta del diavolo. È interessante questa carta del diavolo alla fine. Comunque appunto questo ultimo quadrimestre del 2022 vi vede proprio proiettati verso la costruzione di basi solide nella vostra vita. Siete appunto pieni di piani, di progetti, di sogni, di progetti però proprio anche a livello concreto, nel senso che sono progetti che riguardano le vostre finanze, il vostro lavoro. Vi vedo molto proiettati proprio nel costruire basi solide nella vostra vita con il 10 di denari, che appunto promette questa carta anche proprio il successo da questo punto di vista. La carta del 2 di bastoni appunto vi dice che dovrete pianificare per ottenere che i vostri sogni si realizzano, fare una pianificazione accurata. Probabilmente alcuni di voi dovranno anche decidere verso differenti opzioni e la carta del diavolo indica che appunto qualsiasi problema potrà essere superato attraverso una pianificazione. Evitare che questi successi, questi progetti che voi avrete in mente alla fine del 2022 vi creino altri vincoli che magari non volete nella vostra vita, perché il diavolo indica sempre un po' dei vincoli, però è anche una carta di passione, di energia vitale, quindi sicuramente l'anno si chiude molto bene, dove però appunto avrete nuovi progetti, nuovi sogni, nuovi obiettivi a cui tendere per far sì che si realizzino questi nuovi progetti, che possiate trasformare appunto la vostra situazione nel senso voluto. Dovrete avere molta cura dei dettagli e soprattutto poggiarvi su delle risorse che avete, che possono essere dei risparmi da parte oppure delle risorse che derivano dalla vostra comunità, dalla vostra famiglia anche, che potrà appoggiarvi, che potrà aiutarvi nella realizzazione dei vostri sogni. Quindi è un anno, come indica appunto la carta di Vulcano, di cambiamento, di eliminare situazioni appunto che non sono più in linea con con i vostri bisogni, con i vostri desideri, e questo avverrà soprattutto il primo quadrimestre, e poi gli altri due saranno proprio la pianificazione, le azioni per andare verso una direzione, una situazione più congeniale a voi, dove appunto dovrete pianificare e essere molto concreti, perché appunto questi cambiamenti positivi si realizzino e vi permettano di concretizzare i vostri sogni, i vostri progetti.
Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo di rocca, e vediamo subito le energie generali per il 2022. E abbiamo Mercurio. Questo è il dio della comunicazione, era il messaggero degli dei, no? Con le ali ai piedi, che appunto portava agli uomini o agli dei le comunicazioni. E quindi è il simbolo, l'energia della comunicazione, degli spostamenti, dei viaggi. Sarà un anno dove dovrete avere cura della vostra capacità comunicativa, magari alcuni di voi vorranno appunto scrivere, iniziare un canale YouTube per dire, o comunque avere delle attività, portare a termine delle attività che riguardano molto la comunicazione. Altri di voi potrebbero viaggiare molto, spostarsi, cambiare residenza. Altri ancora magari potrebbero avere appunto delle situazioni in cui fare attenzione alla propria capacità comunicativa è fondamentale. Vediamo adesso i vari quadrimestri. Dunque il primo va da gennaio ad aprile e vediamo che abbiamo il possente guerriero dell'acqua, che è una forma, è una carta che indica una forma di disappunto, di delusione, come se appunto non si riuscisse ad ottenere un qualcosa a cui si aveva aspirato. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. E abbiamo la carta della torre, la carta del cavaliere di bastoni e poi abbiamo la temperanza. C'è sicuramente un qualcosa che va a terminare o che comunque cambia nella vostra vita all'inizio dell'anno con la carta della torre, qualcosa che arriva in maniera molto veloce e inaspettata, perché la torre indica sempre qualcosa di improvviso, no? È un simbolo, il simbolo del fulmine, no? Che attacca la torre. Cosa vuol dire? Vuol dire che dei convincimenti, delle convinzioni che avevate crolleranno necessariamente in maniera molto veloce, e questo vi darà appunto una forma di delusione. Magari avevate dei programmi che non si realizzano, oppure degli obiettivi che non riuscite proprio a raggiungere. Però questo innescherà appunto anche una forma di cambiamento profondo nella vostra vita, nel senso che con la carta della temperanza questi convincimenti, queste convinzioni, questi pensieri, questa sovrastruttura mentale su cui facevate affidamento, no? Crollando porta dei cambiamenti, magari non così veloci, però nel lungo periodo, sempre all'interno del primo quadrimestre, porterà a un cambiamento dentro di voi, perché la carta della temperanza indica appunto un cambiamento interno, per far sì che vi adattiate alle nuove circostanze, e riuscirete a farlo in maniera soddisfacente, perché la carta della temperanza indica anche una forma di guarigione, una forma di adattamento alle nuove circostanze con pazienza, ritornare a lavorare su ciò a cui tenete. Quindi ci sarà sicuramente qualcosa nella vostra vita che vi forserà a cambiare dentro di voi, a cambiare
presupposti, a cambiare convinzioni. La carta del Cavaliere di Bastoni indica appunto la velocità di questo evento che arriva così in maniera un po' inattesa. Indica però anche che nonostante appunto questa delusione iniziale, vi metterete subito in azione per risistemare la situazione, per ritornare diciamo in carreggiata e andare verso nuove soluzioni per la vostra situazione. È un quadrimestre in cui appunto ci sono dei presupposti che crollano e che implica un riadattamento da parte vostra. Vediamo adesso il secondo quadrimestre e abbiamo l'angelo custode della terra, che è una bellissima carta, indica innanzitutto un riequilibrio della vostra situazione, soprattutto a livello materiale, può indicare appunto il supporto di una comunità vicino a voi e la riuscita dei vostri progetti grazie anche a qualcuno accanto a voi, a una comunità che vi supporta. Per questo appunto questa carta parla di angelo custode. E vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo la carta della luna, del 9 di bastoni e della papessa o sacerdotessa. Dunque, il secondo quadrimestre vi vede molto più stabile, appunto, dove i vostri progetti avranno successo, però perché abbiano successo dovete superare degli scogli interiori, perché la carta della luna e poi del 9 di bastoni indica un po' delle paure vostre che avete dentro di voi e che vanno appunto superate, perché sono paure che vi limitano nelle vostre azioni, dovete portarle alla luce, risolverle, rendervi conto che in realtà sono più emotive, mentali. La luna parla di inconscio, quindi parla di paure diciamo un po' automatiche che scattano dentro di voi in maniera automatica, che appunto come risultato abbiamo la carta del 9 di bastoni, che è un atteggiamento un po' difensivo nei confronti della situazione, della realtà in cui vi trovate. Questo ovviamente vi limita nelle azioni. Quindi il successo passa attraverso il superamento di queste paure che possono essere un po' che possono essere in relazione a questi cambiamenti appunto iniziali che abbiamo visto precedentemente all'inizio dell'anno. La carta della papesta è una carta di riconnessione con se stessi, con il proprio intuito, con la propria intuizione, anche appunto insieme alla luna, di cercare di capire le ragioni profonde di alcune vostre paure. Indica anche che appunto vanno portate alla luce delle paure che a voi rimangono un po' così oscure, ma anche di fare chiarezza in maniera più pratica, se vogliamo vederla in maniera più pratica, fare la chiarezza nella situazione attorno a voi, perché ci sono degli elementi che non vi sono chiari, che vi portano a un atteggiamento difensivo e possono essere
può essere superato questo atteggiamento difensivo se portate alla luce questi elementi poco chiari, se riuscite a fare chiarezza. Vediamo adesso l'ultimo quadrimestre, quindi che va da settembre a dicembre, e abbiamo la carta del regno del fuoco. Questa è una carta un po' di stallo, come se uno incappasse una strada chiusa, a cul-de-sac, e quindi è come se appunto queste paure evidentemente non vengono superate totalmente. Vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo la regina di spade, il 2 di bastoni e la carta del giudizio. Bene, no, in realtà l'anno si chiude abbastanza bene, la vedo molto, molto buona la situazione. Questo perché queste carte sono fondamentalmente di superamento di questo stallo che è ricollegato a questo tipo di paure, di pensieri limitanti. Che sono relativi soprattutto al periodo precedente. Dunque, la regina di spade indica che riuscirete a dare una direzione ben precisa alla vostra vita, a decidere da che parte andare. Vedete, questa è una carta dove la regina, che è una persona molto razionale, che quindi riesce a superare paure oppure comunque blocchi personali di tipo anche emotivo con la razionalità e la decisione. È una carta molto volitiva, vedete che ha delle corde ai polsi che sono stati tagliati, quindi si porta via, toglie legami con situazioni che non le piacciono, prende una decisione e segue una via ben precisa, una lunga visione, vedete la direzione della mano, quindi dà la direzione e dà la direzione in questo caso verso il 2 di bastoni e la carta del giudizio. Cosa vuol dire? Che il 2 di bastoni indica che avrete da decidere e sarà vostra piena avrete il pieno potere di decisione perché avete il globo fra le mani, quindi sta a voi decidere fra varie opzioni da seguire nell'ultimo quadrimestre. E la carta del giudizio vi consiglia di seguire la vostra voce interiore, ovvero tutti hanno degli impulsi intuitivi, delle strade da percorrere che sono più in linea con la nostra vera natura, e questo è quello che vi suggerisce la carta del giudizio, di seguire la vostra natura. E questa può anche appunto indicare una comunicazione che vi verrà data, che richiama quindi la carta di Mercurio, perché vedete c'è l'angelo con la tromba, e quindi una comunicazione fondamentale per voi che riuscirete a seguire, a cui darete importanza e che le carte consigliano appunto di seguire. Quindi, riassumendo, diciamo la prima parte dell'anno vede un certo disappunto, qualcosa a cui che non riuscite ad ottenere, che in maniera inaspettata, evidentemente, perché con la carta della torre e il cavaliere di bastoni è qualcosa che non vi aspettavate, che capita in maniera inattesa e anche abbastanza veloce. Questo però innescherà un cambiamento dentro di voi, di adattamento a questa nuova realtà, ma in maniera positiva.
questo adattamento porterà un po' di tempo, sarete supportati da persone accanto a voi in questo percorso, però è un cambiamento che un cambiamento positivo, una trasformazione positiva dentro di voi alle nuove circostanze, soprattutto a capire bene che direzione dare alla vostra vita, perché io vi vedo proprio come se voi faceste affidamento su un qualcosa che si rivela non ottenibile, e questo vi sconvolge un po' o comunque vi costringe a dover cambiare strategia, a dover cambiare obiettivi, a dover capire esattamente che altro tipo di percorso fare, e questo porta appunto a un atteggiamento difensivo da parte vostra, soprattutto nel secondo quadrimestre, ci sono delle paure vostre che vi bloccano e che dovete portare alla luce, chiarire con voi stessi e soprattutto cercare di come dire, chiarire nella vostra testa effettivamente quello che sono i vostri desideri di lungo periodo. C'è molta confusione, molta ansia con la carta della luna. Però la carta della papessa indica proprio che dentro di voi sapete quello che dovete fare, quello che volete fare, quello che potete fare. Insomma, la soluzione sta dentro di voi e riuscirete a trovarla. Quindi nell'ultimo quadrimestre vedo che questa specie di stallo che vi ha bloccato, soprattutto nel secondo, verrà aggirato da parte vostra, dove grazie alla carta della Regina di Spade e del Due di Bastoni si apriranno delle opzioni fra cui scegliere, riuscirete a pianificare accuratamente un ulteriore percorso. Le carte appunto indicano che riceverete delle comunicazioni importanti, soprattutto che saranno in linea con le vostre esigenze intime e che vi aiuteranno e che questa carta vi consiglia di seguirli, di seguire la vostra chiamata per un verso. Comunque porterà a un risorgimento, a una rinascita di voi, a un superamento di questo stallo. Appunto ci vorrà un attimino, c'è tutto un percorso da fare, però appunto in questo caso la carta di Mercurio indica sicuramente una comunicazione, ma indica anche dei cambiamenti che vanno affrontati, usando anche molto la razionalità, perché Mercurio è anche il dio della mente, diciamo, più razionale, no? E anche le carte vi stanno a indicare con la regina di spade di avere una visione di lungo periodo, di usare molto la razionalità, cioè di non farvi influenzare molto da paure, da ansie che possono appunto ostacolarvi nelle vostre azioni e nel perseguimento di obiettivi e strategie. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella dell'ametista viola. Vediamo subito le energie generali per tutto il 2022. E abbiamo Esculapio, che è il dio della salute. Sapete che il concetto della salute nell'antichità era un concetto olistico, dove
la parte mentale, la parte emotiva, la parte fisica venivano considerate in maniera olistica, appunto, quindi come un insieme unitario, dove la parte emotiva e la parte mentale interagiva e influenzava la parte fisica e viceversa. Questa carta sta a indicare che il 2022 sarà per voi un anno in cui vi prenderete cura di voi stessi in maniera olistica, quindi cercherete di trovare un equilibrio all'interno della vostra vita e quindi di avere un'energia equilibrata sia a livello emotivo che fisico che mentale. Allo stesso tempo può indicare che ci saranno delle situazioni per alcuni di voi che dovranno essere, tra virgolette, sanate, ovvero con delle problematiche o degli ostacoli o dei punti che devono essere in parte aggiustati. Ma vediamo adesso i dettagli dei vari quadrimestri. Dunque vediamo che il primo, che va da gennaio ad aprile, ha il regno dell'acqua, che è una bellissima carta che parla appunto di equilibrio a livello soprattutto emotivo. Quindi delle emozioni, dei sentimenti, perché si parla del regno dell'acqua, quindi l'elemento dell'acqua che è legato alle emozioni. Indica serenità e equilibrio emotivo. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi e abbiamo il paggio di coppe, la torre e il re di denari. Devo dire che questa torre è uscita un po' a tutti, quindi il prossimo anno sarà un anno di forti cambiamenti. Qui è un cambiamento, è comunque più che altro un'illuminazione, un'intuizione che avrete nel primo periodo dell'anno, perché è legata, è vicina al paggio di coppe, che indica appunto un nuovo percorso, soprattutto a livello emotivo. Per alcuni può essere una nuova relazione, magari con una persona rappresentata dal re di denari, per altri un nuovo percorso che vi porterà dei forti cambiamenti emotivi, però come un'illuminazione, come un qualcosa che effettivamente vi porta finalmente a una certa stabilità anche dal punto di vista materiale, perché il re di denari indica appunto un'energia pratica, solida, piantata bene a terra, dove questa diciamo nuovo percorso di tipo emotivo rappresentato appunto dal paggio di coppe va a essere implementato nei dettagli con l'energia del re di denari, però appunto passa attraverso un cambiamento di idee, un cambiamento di approccio che vi porterà appunto questa serenità indicata dalla carta del regno dell'acqua, e anche una stabilità materiale, pratica con il re di denari. Vediamo adesso il secondo quadrimestre, che va appunto da maggio a agosto, e abbiamo la regina delle messi della terra. Questa è una carta che indica un periodo in cui apparentemente nulla sta cambiando, magari voi aspettate dei risultati, voi state lavorando per certi obiettivi, per certi risultati che sembrano non arrivare. In realtà questa carta sta a indicare che tutto si sta muovendo, però sotto traccia, senza manifestare cambiamenti apparenti, però
appunto vi sta dicendo abbiate fiducia perché in realtà anche se in maniera lenta state progredendo nel vostro cammino. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo la luna, il 3 di spade e il paggio di bastoni. Il paggio di bastoni indica appunto nuove avventure, nuovi progetti, però appunto siete come appesantiti da un fardello, avete molti timori, avete molti pensieri che sono ridondanti nella vostra testa, che non vi fanno bene. Sembra appunto che voi abbiate iniziato un nuovo percorso, che però magari appunto sta affrontando dei rallentamenti, questo vi crea ansia, vi crea agitazione. Però appunto la carta del regina delle messe da terra vi sta dicendo aspettate, state tranquilli che tutto sta lavorando nella direzione giusta. Non forzate, diciamo così, la mano, anche se voi appunto state aspettando in maniera anche un po' ansiosa dei risultati. Vediamo adesso l'ultimo quadrimestre che va da settembre a dicembre e abbiamo il grande padre del fuoco, che è una carta molto bella di controllo. Siete assolutamente in controllo della vostra situazione, della vostra vita, della vostra realtà e questo vi dà grandi benefici. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 3 di bastoni, 4 di denari e il diavolo. Sì, dunque, nel ultimo semestre voi state ancora aspettando dei risultati, cioè state lavorando alacremente per raggiungere dei risultati anche dal punto di vista materiale con il 3 di bastoni e il 4 di denari. Le carte stanno dicendo che otterrete quello che vorrete, però appunto dovete lasciarvi un attimo andare, essere meno attaccati al risultato aspettato, meno attenti a controllare tutto perché appunto vi vincolate da voi con la carta del diavolo, che vedete ci sono delle catene alla fine che legano questi due esserini e quindi questa carta insieme al padre del fuoco sta dicendo che siete un po' troppo coinvolti emotivamente ai vostri risultati aspettati e questo vi porta a come dire agitarvi, a essere troppo in controllo di tutte le situazioni in cui vi muovete. Dovete un attimo lasciare, avere un po' più di leggerezza nella vostra vita. Siete troppo coinvolti. Riuscirete a ottenere quello che volete, però dovete, per la vostra appunto salute mentale, come dice Esculapio, dovete un attimo introdurre un po' più di leggerezza nella vostra vita. È come se leggendo tutte le carte insieme abbiate un'idea con la torre e il paggio di coppe molto illuminante, una nuova fase molto promettente nella prima parte dell'anno,
Siccome nella seconda parte, diciamo, proseguendo con l'anno, ci sono dei rallentamenti, ci sono degli ostacoli, inizia appunto a essere nel vostro cuore a esserci molta agitazione, molta ansia, molti dubbi su ciò che avete intrapreso e per reazione cercate di tenere tutto sotto controllo, di programmare, progettare tutto nei minimi dettagli e di avere come paura col 4 di denari di perdere ciò che avete, delle risorse che avete, che avete investito in questi progetti. Vedete il 4 di denari mostra questo signore attaccato a queste 4 monete come se avesse appunto paura di perderle. Vi chiudete un po' troppo, vi legate da soli a questi possedimenti, a queste situazioni che avete paura di perdere, con anche la carta del diavolo. Quindi quello che le carte vi stanno suggerendo è di tornare a questo tipo di atteggiamento del regno dell'acqua, non farvi venire agitazioni non necessarie, perché in realtà la regina delle messi della terra sta dicendo che sì, potrebbero esserci rallentamenti nei vostri progetti, se si parla di una relazione, nella vostra relazione ci possono essere degli ostacoli, però appunto voi state progredendo verso una direzione ben precisa in maniera magari un po' più lenta a metà anno, però riuscirete a avere i frutti di quello dei vostri investimenti, sia in termine energetico che in termine monetario per alcuni di voi, che di tempo, insomma. Ci sono dei percorsi nuovi che intraprenderete quest'anno, che daranno i loro frutti, anche se magari ci vorrà più tempo di quello che vi aspettate. Come indica Esculapio, dovete mantenere un certo equilibrio sia mentale che emotivo, oltre che fisico, cercare di non perdere il vostro equilibrio mentale, preoccupandovi troppo di situazioni che in realtà stanno lavorando nella direzione voluta. Quindi non vi preoccupate, il concetto base è questo, fate il vostro lavoro e vedrete i risultati, anche se ci vorrà un po' più di tempo rispetto a quello programmato. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!